Ciao a tutte e bentornati ancora una volta sul mio canale. Oggi propongo un altro progetto, anche questo richiesto da molte di voi, e cioè la borsa a forma di ventaglio con il punto zig zag. Anche questa volta il protagonista è sempre il cordino Indalux dell'azienda Borgo dei Pazzi e adesso vediamo insieme tutto quello che ci servirà per poterla realizzare. E oggi vi presento un'altra tonalità del cordino Indalux, è uno dei miei favoriti, è il colore fucsia e lo trovate sul sito con il numero 19. Il viola l'abbiamo già visto, è il numero 24 e il color oro numero 34. Se andate sul sito Borgo dei Pazzi con questo codice vi ricordo che potete acquistarlo con uno sconto immediato di 5 euro. Per il progetto il totale del cordino che ho utilizzato è circa 500 grammi, le rocche sono da 2,50 quindi ve ne basteranno due. Io ho utilizzato un terzo colore, ma come avete potuto vedere ne servirà veramente pochissimo, quindi se avete qualche rimanenza lo potete utilizzare, oppure anziché alternare il dorato alla metà della borsa potete utilizzare solamente due colori, questo a vostro piacimento. L'uncinetto che ho utilizzato anche per questo progetto è il 3,5. Vi ricordo sempre di adattare comunque l'uncinetto che vi è più congeniale, perché l'Indalux può essere lavorato anche col 4. Poi utilizzerò 4 moschettoni per attaccare i due manici alla borsa. A questo punto possiamo iniziare. Iniziamo realizzando 108 catenelle e quindi iniziamo col primo pannello, tanto l'altro è identico. Realizzate quindi queste catenelle, partiamo dalla seconda e andiamo a realizzare 2 punti bassi, 1 e 1, 2. Sulla terza andiamo a creare un aumento e andiamo a realizzare 3 punti bassi, quindi nello stesso punto. Proseguiamo nei prossimi 7 punti, un punto basso in ogni maglia e ne contiamo 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui abbiamo fatto un aumento, qui appunto per dare la forma zig zag andremo a creare una diminuzione, per cui saltiamo 2 maglie, andiamo sulla terza e ripetiamo il modulo dei 7 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi qui abbiamo creato la diminuzione, qui faremo sull'ottavo punto l'aumento, quindi dobbiamo alternare ogni 7 maglie un aumento e una diminuzione. Vedete, si comincia a formare appunto il nostro punto zig zag. Adesso procediamo, facciamo altri 7 punti, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e qui andiamo a fare una diminuzione. Qui abbiamo fatto l'aumento, mi raccomando alterniamoli, sull'ottavo punto si ricomincia la sequenza. Quindi non dobbiamo far altro che, a parte l'inizio e la fine che saranno uguali, una volta che abbiamo fatto le prime 2 maglie partiamo con aumento, diminuzione, separati da 7 maglie, quindi arriviamo quasi alla fine del giro e vediamo come proseguire. Arrivati alla fine, quindi abbiamo concluso con un aumento esattamente come avevamo iniziato, sono rimasti 2 punti esattamente come l'inizio e andiamo a fare le ultime 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Ed ecco qui. Adesso
facciamo il secondo giro, quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e iniziamo a lavorare, quindi per tutta la lavorazione dobbiamo lavorare a punti bassi in costa, mi raccomando. Quindi facciamo il primo punto, quindi non prendiamo tutte e due le osoline, mi raccomando, ma solo questa all'interno. Quindi facciamo 3 punti perché questo sarà l'unico punto dove avremo sempre l'aumento, mentre qui i punti saranno sempre gli stessi. Quindi andiamo nella terza dei 3 punti che abbiamo fatto, quindi dove c'era l'aumento, quindi il punto centrale, e andiamo a rifare 3 punti bassi. Fatto questi, andiamo a contare 7 maglie, quindi 1, quindi né più né meno quello che abbiamo fatto prima, 2, sempre in costa mi raccomando, 3, 4, 5, 6 e 7. Arrivati a questo punto, come abbiamo fatto sotto, saltiamo 2 maglie, andiamo nella successiva e ripetiamo col modulo precedente. Quindi 1, quindi dobbiamo contare le maglie e fare in modo che siano sempre 7, appunto per non fare errori. Quindi siamo arrivati a 2, 3, 4, no aspettate, forse siamo già a 5, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui siamo esattamente al centro delle 3 e andiamo a fare l'aumento. 1, 2 e 3. Procediamo così, quindi né più né meno quello che abbiamo fatto prima. E dobbiamo fare in totale, quindi andata e ritorno, 5 giri, per poi ci rivediamo e facciamo il cambio colore. Ma mi raccomando, il modulo rimarrà sempre lo stesso, quindi diminuzione e aumenti ogni 7 maglie, tranne all'inizio, adesso sono diventate 3, prossimo giro 4, 5, esatto, mentre in questi punti non ci sono, diciamo, aumenti, nel senso che rimangono sempre 7, per cui ci rivediamo alla fine di questi 5 giri. Ecco qui come si presenterà il lavoro nel momento in cui abbiamo effettuato 5 giri, sempre col modulo che vi avevo spiegato prima. Adesso dobbiamo andare a fare il cambio colore perché ci saranno i 5 giri in viola. Quindi noi siamo arrivati a questo punto, quindi per il cambio colore vado a effettuare l'ultimo punto, ma anziché chiuderlo con questo colore, andiamo a chiudere l'ultimo punto basso con il viola. Poi magari il filo, questo fucsia, lo tagliamo. Ogni volta che cambiamo colore vi consiglio di tagliarlo, altrimenti diventa un po' complicato. Catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo esattamente come abbiamo fatto fino ad adesso, quindi con i punti bassi. Questi adesso sono diventati 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono diventati 6, perché è l'unico lato in cui va a crescere, quindi 2, 3, 4, 5, in questo caso siamo arrivati ad aumentare e quindi sono 6. Al centro quindi dell'aumento andiamo di nuovo a effettuare un aumento, quindi 3 punti bassi nello stesso punto, e continuiamo su questo lato e ne facciamo 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui facciamo la diminuzione così come sotto, quindi saltiamo queste 2 maglie, andiamo in quella successiva e ricominciamo il modulo dei 7 punti bassi. Quindi non facciamo altro che ripeterlo. Allora, adesso dobbiamo fare
5 giri fucsia, scusate, viola, poi alterneremo il dorato, di nuovo il viola e di nuovo il fucsia. Io ho già realizzato l'altro pannello, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Poi vi spiegherò l'ultima parte perché diciamo che fino a qui la ripetizione del motivo. Quindi se noi contiamo, questi sono 5, 5 viola, 2 in dorato, poi altri 5 fucsia e altri 5 viola. Dopodiché, nel momento in cui poi vi spiegherò cosa dobbiamo fare qui, andremo di nuovo a contornarlo di rosa. Per cui ci vediamo non appena abbiamo quindi effettuato questi 22 giri, perché in totale sono 22, quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato quindi il quinto giro viola, quindi da questo punto qui, per vedere come andare a creare questa forma a ventaglio. Ho completato tutti i 22 giri, quindi ricapitolando sono 5 fucsia, 5 viola, 2 in oro, di nuovo 5 fucsia e 5 viola. Adesso io cosa ho fatto? Sono tornata di nuovo indietro, ho iniziato il sesto giro che sarà quello con il quale poi noi andiamo a dargli la forma a ventaglio e vi faccio vedere come procedere. Una volta arrivato nel punto in cui dovevamo fare gli aumenti, anziché qui abbiamo lavorato in costa, in questo punto prendiamo tutte e due le asoline, prendiamo il filo e lo estraiamo, andiamo nella successiva punta sempre dove avremmo dovuto fare l'aumento, prendiamo il filo e stringiamo e facciamo così con tutte le punte. Quindi prendiamo un punto basso non chiuso perché poi faremo tutta un'unica chiusura, andiamo nella punta successiva ed estraiamo l'altra punta, quindi tutte le punte, tiriamo per bene la penultima punta, mi raccomando tiriamo il filo così andiamo a stringere e infine nell'ultima tiriamo e adesso piano piano andiamo a chiuderli tutti, vedete, in questa maniera. Ed ecco qua, facciamo una catenella di sicurezza, ecco qua, ed ecco che si è formata, vedete, si sono formate appunto queste tipiche punte. Adesso cosa facciamo noi? Continuiamo sempre in costa e completiamo quest'ultimo giro col viola, perché appena arriviamo a questo punto dobbiamo cambiare con il colore fucsia e, come vedete dall'altro pannello, creare 8 giri sempre in costa a punto basso. Quindi ci rivediamo a questo punto per vedere di nuovo cambio colore e inizio giro. Ho iniziato il primo degli 8 giri in fucsia in costa, quindi ve lo faccio vedere anche se è un passaggio molto semplice. Sempre in costa andiamo a prendere tutti i punti disponibili. Non vi preoccupate se questa parte sembra tendere verso l'interno, ma poi pian piano assumerà la forma. E ora vi faccio vedere cosa intendo. Quindi questo è il passaggio che dovete fare, quindi tutti i punti disponibili sempre in costa e ripetiamo questo giro 8 volte. Quindi questo poi, anche se momentaneamente un po' così, man mano che lavoriamo, anche perché poi questo ci aiuterà comunque nel momento che raddrizziamo a dare sempre più la forma appunto a ventaglio. Vedete come ho fatto questo, anche se c'è questa tendenza nel momento che poi andiamo a cucire le due parti, diamo ancora maggior risalto alla forma, per cui ci rivediamo non appena abbiamo completato gli 8 giri in fucsia, ci rivediamo per fare insieme il contorno. Ho completato tutti gli 8 giri e ho iniziato il contorno
Mi raccomando, negli angoli un punto basso, catenelle e punto basso, proseguiamo normalmente, anche qui punto basso, catenelle e punto basso nello stesso punto, qua procediamo normalmente e dove facevamo gli aumenti, per fare in modo che rimanga la punta, andiamo a realizzare nello stesso punto 3 punti bassi, né più né meno di ciò che facevamo prima. Si prosegue un punto basso in ogni maglia sottostante, quindi questo, e mi raccomando, quindi in tutte le punte andiamo a realizzare i 3 punti bassi. Poi sia in quest'angolo che in quest'angolo andiamo a realizzare, questo sarà l'ultimo, non dobbiamo rifare qui il contorno ovviamente, quindi ci fermiamo qui e anche qui facciamo un punto basso, una catenella e un punto basso. Ci rivediamo non appena tutto il contorno è terminato. Ed ecco i 2 pannelli completi. Adesso dobbiamo andare a fare questa cucitura. Questa sarà la nostra base, mancano ancora i laterali, quindi adesso vi spiego. Andiamo a fare la cucitura al contrario, ovvero questa è la parte che starà fuori della nostra borsa, la ripieghiamo in questa maniera. Io ho già iniziato la cucitura, è una cucitura che già molti di voi conoscono. Aspettate, tolgo questo segnale. Semplicemente andremo a cucire le costine esterne che stanno l'una di fronte all'altra. E adesso ve lo mostro. Io sono arrivata già qui, quindi partiamo dall'angolo e andiamo a prendere costa esterna e tiriamo. Facciamo la stessa cosa in quelli accanto e si prosegue così per tutta la riga. Quindi ci andiamo a sistemare bene i punti ed ecco qui. Quindi questa operazione la facciamo fino alla fine e ci rivediamo per fare insieme i laterali. Ed ecco qui cucito. Io ho già realizzato il primo laterale che dovrà coincidere, quindi arrivare fino a questo punto. In totale sono 25 giri e i punti sono 14. Adesso vi mostro da quale punto partire. Quindi cosa facciamo? Noi dobbiamo, diciamo, seguire questa linea. Io parto da quello, non da questo, ma da questo, perché poi, come potete vedere, io realizzando il contorno a punto basso, poi mi sono andata a piazzare da questa parte. Quindi lascio questo e io lo prendo in costa, perché anche questo sarà realizzato in costa, e vado a realizzare in totale 14 punti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Ed eccoli qua. Poi arriveremo, come ho detto prima, diventerà quindi tutto un continuo nel momento in cui andrò a fare il contorno. Quindi a questo punto cosa facciamo? Righe di andata e ritorno, quindi io ho finito i 14 punti, giro il lavoro e vado a realizzare la seconda riga in costa. Quindi il lavoro più o meno che conosciamo. Quindi adesso noi realizziamo in totale 25 righe, facciamo il contorno, quindi mi raccomando, io cosa faccio? Quando arrivo qui, io stacco il filo, mi vado a riagganciare qui e proseguo facendo il contorno. E mi raccomando, negli angoli al solito punto basso, catenella e punto basso sia qui che qui. Quindi ci rivediamo per vedere come cucirla non appena abbiamo terminato anche l'altro laterale. Allora, ho effettuato la cucitura
e ho già cucito un pannello, vedete, questo tipo di cucitura che adesso vi mostro. Quindi, dato che questa parte era già attaccata, bisogna cucire un lato e poi un lato. Quindi io cosa faccio? Mi sono agganciata qui, quindi all'interno, e inizio, ora vi faccio vedere, quindi cosa faccio? Sistemo per bene e inizio le cuciture che avete visto, quindi prendo tutte e quattro le asole e tiro, vado in quelle successive, quindi sempre da questa parte per creare quel motivo, quindi mi inserisco e prendo tutte e quattro, vedete, le asole e tiro per bene, proseguo e tiro per bene. Ed ecco qua. Quindi questo tipo di cucitura lo facciamo fino alla fine e ci rivediamo al lavoro completato. Ed ecco la borsa completa, quindi ho cucito i laterali, ho inserito i manici, ho deciso di mettere questi in similpelle che si abbinano alla striscia che sta qui. Poi per quanto riguarda la chiusura ho deciso di mettere una calamita su ogni punta, comprese queste, quindi è perfettamente chiusa. Ovviamente anche questo decidete voi come chiuderla, se vi piace così, potete mettere una calamita, una cerniera nella parte proprio iniziale, potete decidere di fare i manici all'uncinetto, diciamo che poi ognuno deve personalizzare il progetto secondo i propri gusti. Se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, ovviamente scrivetemi, se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale, se attivate la campanella sarete sempre informati sui miei prossimi progetti. Vi ricordo di andare sul sito Borgo dei Pazzi e con questo codice potete acquistare il cordino Indalux e non solo con uno sconto immediato di 5 euro. Ci vediamo alla mia prossima creazione.